o altrimenti far muovere queste luci. È sufficiente avvicinarsi allo strumento che ho in mano. Sono 1000 zanzare qua. Per cui brilla. Appena l'ho detto, Se hai ancora il coraggio. Guarda, fino al giallo. Fai ancora Fino quasi al rosso. Porca vacca, ma che roba. Se hai ancora il coraggio, sono qua da solo. Forza. Fai vedere ancora qualcosa. Moreno, però se tanto mi dà tanto ce l'ho addosso io, Ciao amici, benvenuti sul canale e benvenuti nel video del dopo ispezione. Innanzitutto grazie a Moreno del gruppo di Ricerca Iena per aver accompagnato me, ma aver accompagnato gli SH anche se Lara e Francesca non erano presenti con me, appunto, presso questo posto incredibile. Siamo andati all'Eri Cavour, che è questo paese alle porte di Trino Vercellese, posto famosissimo per avere questi due hotspot fantasmatici. Mi riferisco ovviamente al cimitero di Darola e alla chiesa della Madonna delle Vigne, lo spartito del diavolo, tanto per ricordare il luogo. E siamo andati all'Eri Cavour. L'Eri Cavour è questa enorme cascina con nei paraggi una chiesa che era tutta completamente chiusa, addirittura murata, e poi c'è la casa di Camillo Benso di Cavour, appunto. Quindi ecco, siamo stati felici di averla trovata chiusa. Ciò vuol dire che c'è in atto una ristrutturazione, o comunque in qualche modo si sta cercando di conservare il meglio possibile quello che fa parte della storia italiana, insomma. Ecco, però tutto attorno c'era questa grande cascina con delle abitazioni. Quelle abitazioni erano, così si dice, le abitazioni della servitù. Tantissimi appartamenti piccolissimi e tutti uguali, che appunto facevano da cornice a questo luogo incredibile. Allora, come è andata l'indagine o l'ispezione? È andata che ci siamo immediatamente recati all'interno di questa piccola casetta proprio a ridosso della villa di Camillo Benso di Cavour. Lì non c'è stato un granché, eravamo sufficientemente tranquilli, per cui tutto sembrava filare per il meglio, filare liscio. Dopodiché ci siamo addentrati proprio all'interno, c'erano delle porte, o meglio c'era un ingresso che portava in questo quadrilatero. Ecco, siamo entrati in una di quelle piccole stanze che abbiamo trovato al piano terreno. Ecco, subito a me non è piaciuta quella stanza, tanto è vero che poi poco dopo abbiamo sentito questo rumore molto forte che evidentemente faceva parte del gioco, come ho detto nell'indagine, ossia quella casa era molto fatiscente, i muri scrostati, per cui ci sta che ogni tanto caschi un pezzo di intonaco o si sposti o si rompa qualcosa appunto all'interno di queste stanze. Sta di fatto che la sensazione era brutta, non mi sentivo a mio agio assolutamente, e in men che non si dica abbiamo sentito questo, noi l'abbiamo chiamata sassata, ma ovviamente è quello che abbiamo percepito, ma come torno a ripetere avrà sicuramente una spiegazione ciò che abbiamo sentito. Ecco, però la sensazione è rimasta brutta, ragazzi, è rimasta brutta, tanto che Moreno si è allontanato momentaneamente da lì e sono rimasto da solo, ma poi in pochissimi minuti dopo l'ho raggiunto perché lì dentro non stavo tranquillo. L'ho raggiunto all'ingresso di un'altra casa che al suo interno aveva questo scalone che andava su, mentre altre scale le avevamo trovate murate. Ecco, invece in questo caso la scala era libera, si poteva accedere ai piani superiori. Ebbene, lì la sensazione, semmai ragazzi, è stata ancora peggio. Poi io da parte mia ho un incubo ricorrente fin da bambino, ossia quello di trovarmi sempre con le porte davanti, in corridoi lunghissimi con una porta dietro l'altra. Ebbene, il mio incubo si è materializzato per incanto, così come si era materializzato nella casa nel buio l'anno scorso, tanto da farmi sparlare di aver anche, insomma, raccontato i fatti miei. Ieri è risuccesso, mi sono ritrovato una serie di porte una dietro l'altra, e solo per quello
solo per quello non mi sentivo assolutamente a mio agio, non mi sentivo bene. Questo l'ho avvertito subito, non era paura fino a se stessa, non era risvegliarsi di un incubo, ma era proprio un sentir poco gradevole la mia presenza lì. Il fatto di essere davanti a queste porte già mi portava ansia già di suo, insomma. Però cosa è successo? È successo che lì il K2 ha iniziato a brillare in maniera molto decisa. La prima volta che ho avuto l'impressione brillasse, ve l'ho anche scritto in sovraimpressione, è stata solo una mia impressione, ma le successive avete visto ha addirittura brillato fino al colore rosso, quindi si è attivato da prima verso il giallo, l'arancione, poi il rosso. Insomma è stato un continuo, tanto da aver fatto salire quella che era l'angoscia, perché comunque, per quanto anche il K2, anche l'RF, anche tutta la strumentazione che ci si porta insomma appresso a volte è bugiarda, ecco, però in quel caso lì, in concomitanza col mio disagio, andava a creare semmai un disagio più forte, più grosso. Lo stesso Moreno, che è molto scettico quanto lo sono io, ha avvertito che lì qualcosa non tornava, l'ha avvertito a tal punto che non ha faticato ad accontentarmi e quindi a uscire da lì il più in fretta possibile. Insomma è stata un'ispezione veramente particolare, anche giù l'avete visto alla fine del video di lunedì, abbiamo riscontrato alcuni movimenti del K2 nei paraggi, nei pressi del pozzo, e che tra l'altro io avevo già esaminato a suo tempo quando andai per i fatti miei 2 anni fa. Ecco, anche lì ci fu una fortissima risposta degli strumenti, così come c'è stata lunedì, l'avete visto, e non sappiamo dare una spiegazione. Io in sovraimpressione avevo anche scritto lì di contatori, di pali della luce, di elettricità alle ricavure, non ce n'è, è un posto completamente fatiscente, abbandonato. Ci sono però alcuni pali della luce fuori da dove siamo arrivati, però capite bene che non erano lì, era diversi centinaia di metri dal punto in cui ci si trovava, e non penso proprio che il K2 abbia addirittura intercettato questi pali della luce, questi fili dell'alta tensione così distanti da dove noi si era. Per cui insomma, per quanto ci riguarda, rimane veramente un'indagine in sospeso da chiarire, da capire. Sarebbe bello tornarci. È anche vero però che quello è un posto destinato ad essere recuperato, pertanto spero che non ci sia necessità di tornare, proprio perché l'avranno chiuso definitivamente per dare un senso alla storia del nostro paese. Bene, ringrazio Moreno, ringrazio anche Fabione per avermelo prestato, se si può dire così, Fabio del gruppo Ricerca Iena, e sperando che vi sia piaciuto questo video, ma soprattutto il video di lunedì, vi saluto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre informati su nuove uscite. Ciao!